È primavera, le colline vanno brulicando di vegetazione, felici brusii cominciano a udirsi, è tutto un rifiorire, i colori dipingono il paesaggio. Siamo a Sommariva Perno, il paese delle fragole. La coltivazione della fragola del Roero comincia a Sommariva Perno nel 1928, quando Giuseppe Cane, Pinot Mancin, sul Bric dei Binin, pianta le fragole che provenivano probabilmente dai giardini del castello, dove erano state piantate come ornamento nel Settecento. Nel dopoguerra molti altri produttori cominciarono a coltivare la fragola su aree molto più vaste. Nacque subito l'esigenza di creare un mercato che nacque nel 1951 sulla strada. La sagra della fragola era nata il 30 maggio del 1954, quando i produttori sommarivesi decisero di regalare ai visitatori cestini di fragole colorati con nastri tricolore, proprio per invitare i visitatori della prima sagra a gustare questo prodotto sublime delle nostre terre, delle nostre colline. Il territorio di Sommariva Perno, che si affaccia sulle rocche, è particolarmente vocato per la coltivazione delle fragole perché è un terreno sabbioso e la fragola si adatta molto bene a questo particolare terreno. Nel 1967 ci fu un ulteriore salto in avanti quando, accanto alla coltivazione in campo aperto, si introdusse la coltivazione sotto serra, per cui tra la fine degli anni 60 e tutti gli anni 70 il mercato di Sommariva si ingrandì ulteriormente e divenne uno dei più importanti della provincia di Cuneo. Poi però il cambiamento di modalità di commercializzazione delle fragole fa sì che questi storici mercati chiudano alla fine degli anni 80. Continuerà la produzione, però con modalità diverse e con tipi diversi di commercializzazione. Questa è una Clery e questa qui è un'Alba. Madosca, che fragole! Grazie signora, grazie. Iniziamo a giugno a preparare il terreno, anche prima a volte, con letame. A luglio facciamo la pacciamatura, che tiriamo il telo del nylon, e a metà luglio iniziamo a piantare le fragole. Bisogna pulirle e togliere l'erba parecchie volte prima dell'autunno, perché comunque devi bagnarle. Poi d'inverno si lasciano riposare, iniziamo a febbraio a coprire le serre e arriviamo alla raccolta. Quest'anno abbiamo iniziato prima di Pasqua, secondo il clima che c'è. Quest'anno ha fatto molto caldo a febbraio, invece l'anno scorso no. Grossi produttori ce ne saranno 6 o 7. Nella mia famiglia io sento cosa mi racconta mio papà. Già lui e mio nonno hanno iniziato a piantare le fragole, le mettevano fuori serra. Sono parecchi anni che abbiamo deciso di piantare le fragole sotto serra, per il motivo che purtroppo abbiamo sovente avuto grandinate e quando piove tanto la fragola è talmente delicata che il frutto marcisce. Il clima che abbiamo, la collina, gli danno buon gusto, bel colore. Roero, terra di fragole, ma anche dedita alla coltivazione di un prelibato ortaggio, l'asparago. Ci troviamo a Ceresole d'Alba presso la Cascina Olivet. In questo momento siamo in una delle nostre piantagioni di asparago. L'asparago viene coltivato dalla nostra famiglia a partire dagli anni 60. L'azienda è situata in un territorio particolarmente sabbioso e quindi molto vocato alla coltivazione dell'asparago e gli conferisce una particolare tenerezza e delicatezza. L'asparago è una cultura poliennale, viene piantato. Ultimamente negli ultimi anni stiamo utilizzando le zampe di asparago in sostituzione dell'alveolo e da quando viene piantato per 3 anni non viene raccolto. Successivamente al terzo anno inizia la raccolta vera e propria, che viene effettuata per circa 10 anni. L'asparago
viene raccolto tutti i giorni in mattinata e successivamente viene portato nel magazzino aziendale dove viene confezionato e refrigerato. L'asparago viene lavorato nella quasi totalità in mazzi. I mazzi vengono effettuati totalmente a mano per garantire anche un livello estetico elevato. E di un prodotto che è comunque sano, ricco di sali minerali, principalmente potassio, ricco di acido folico e utile in qualsiasi tipo di dieta mediterranea. L'asparago del Roero, ad esempio, a differenza di quello di Santina, si raccoglie in modo leggermente diverso. Noi tagliamo pochissimo bianco e quindi il turione si riesce a mangiare dalla punta fino al fondo di esso. Siamo a Castagnito, sempre nel Roero. Qui vi è una curiosità sorprendente. La pratica del suono delle conchiglie, tradizione antica, si svolgeva in relazione con il cristianesimo, in ricorrenza con la morte di Cristo. Questa tradizione da tempi immemorabili, a memoria d'uomo, si è sempre svolta non solo nel comune di Castagnito ma in tantissimi comuni vicini nel Roero. Vezza, Castellinaldo, Guarene, Magliano Alfieri, eccetera, e quanti altri. Questa tradizione consiste nel suono delle conchiglie. Si tratta di fare suonare delle conchiglie che sono tipiche del Mediterraneo, quindi ci arrivano dalla vicina Liguria con gli scambi commerciali frequenti che c'erano con quella zona. Queste conchiglie sono predisposte, nel senso che sono forate per dare la possibilità di soffiarci dentro. Il suono viene amplificato dal vortice che il vento forma all'interno e produce una nota cupa e prolungata che, diciamo, viaggia, cammina, fa della strada, si sentono molto distanti, da bricco a bricco, da paese a paese ci si sentiva quando si suonava le conchiglie. Più precisamente questa tradizione consiste nel suonare le conchiglie, nel farle suonare, nei giorni nei quali Cristo è morto, cioè il giovedì, il venerdì e il sabato, per scandire le ore che il campanile della chiesa, le campane, non ribadiscono. Attualmente lo suoniamo solamente al sabato a mezzogiorno. I giovani all'ora di mezzogiorno salivano sul punto più alto del paese, che domina come vista e come propagazione del suono tutto il paese. Si partiva a suonare le conchiglie in maniera che tutti i contadini che erano in giro capivano che quello era mezzogiorno, bisognava tornare a casa per il pranzo. Questa è la conchiglia che ci tramandiamo in famiglia, la suonava sicuramente mio nonno, mio padre e adesso io da quando sono piccolo. E quasi tutte le famiglie castagnitesi erano dotate di una conchiglia simile che tramandavano di padre in figlio e veniva utilizzata quasi unicamente per questo scopo. Il suono delle conchiglie non ha solo la tradizione cristiana e cattolica. Anticamente era usato dai popoli italici, dai liguri, dai celti, dai tirreni, dagli etruschi, come segnalazione. Veniva chiamata tromba tirrenica, nel senso che queste erano facilmente reperibili e servivano a comunicare da una nave all'altra piuttosto che in una battaglia o dare segnalazioni o comunicazioni di questo genere. Forse siamo rimasti gli unici, insieme a Castellinaldo, che ultimamente si è aggiunto, a continuare la tradizione delle conchiglie, ma si suonavano praticamente in tutte le vallate, i paesi del Piemonte, delle Langhe, ovunque.